Buongiorno amici, per oggi avevo preparato un lungo video sulla figura di Gesù che naturalmente poi manderemo in rete, però è successa una cosa che aspettavamo da tempo. Questa sera, domenica 20, sullo speciale TG1 andrà in onda un lungo documentario che è stato realizzato a partire da un anno fa. Un anno fa sono stato chiamato a Roma per una intervista da parte appunto di Rai 1, della giornalista Elisabetta Mirarchi, per un'intervista su questo documentario che ha il titolo Figli delle Stelle e finalmente ora va in onda. Questo è un grande segnale, è un segnale importante perché è un documentario nel quale siamo intervistati, insomma, diverse persone, teologi, un premio Nobel, specialisti e come potete capire Figli delle Stelle è un titolo che si spiega già da sé perché ovviamente si riferisce ad un tema molto specifico, molto particolare che comunque vedrete ben sviluppato all'interno del lungo documentario. Perché sapete, io già l'anno scorso, nell'autunno, avevo fatto dei video sulla cosiddetta iniziale disclosure operata dal Pentagono nei confronti del Congresso americano, dove hanno cominciato a desecretare del file e nel frattempo sono successe delle cose che portano verso una disclosure sempre più importante. Cioè, per esempio, i militari americani che prima venivano ostracizzati, venivano bloccati nelle carriere, venivano o cacciati o per esempio anche sottoposti a perizie psichiatriche per aver detto semplicemente di aver visto degli oggetti strani nel cielo durante le loro esercitazioni, adesso con questa nuova aria che è cambiata, vengono addirittura stimolati a parlare, vengono invitati a parlare e diventa proibito ironizzare su di loro, diventa proibito fare sarcasmo su di loro, perché negli Stati Uniti si sta prendendo coscienza, ce l'avevano già prima, ma evidentemente adesso hanno deciso di aprirsi al mondo, dell'esistenza di oggetti non spiegabili. Ne abbiamo già parlato e quindi adesso non voglio tornarci direttamente, però è importante che l'ammiraglia delle televisioni statali italiane abbia deciso di mettere in onda questo lungo documentario nel quale ci sono anch'io, sono stato chiamato per l'intervista. Però voglio darvi anche delle novità in attesa di questa sera di vederlo assieme. Io ho incontrato il professor Avi Loeb, appunto, che è il più longevo dei direttori del Dipartimento di Astronomia dell'Università di Harvard. E già in queste chiacchierate lui spiegava che va alla ricerca scientifica delle prove di vita extraterrestre. E lui ha scritto anche dei libri di cui abbiamo parlato, in inglese si intitola Extraterrestrial e in italiano si intitola Non siamo soli. Ora, ciò che sta avvenendo qui in Italia, quindi la pubblicazione di questo documentario da parte di Rai 1, secondo me è molto importante anche in considerazione di riflessioni che lui fa in questo suo libro e che me ne leggo alcune perché sono particolarmente significative. Dice per esempio che c'è un interrogativo che andrebbe formulato nel modo giusto, cioè in tutta l'estensione dello spazio e in tutto l'arco temporale dell'esistenza dell'universo, ci sono o ci sono mai state altre civiltà coscienti che come la nostra hanno esplorato le stelle e lasciato prove dei loro tentativi? Voi immaginate quanto questo mi possa interessare, visto che appunto occupandomi dei testi antichi ho sempre detto che facciamo finta che sia vero ciò che c'è scritto e se è vero ciò che c'è scritto, se facciamo finta, ne vengono fuori descrizioni di possibili civiltà che provengono da altri mondi.
Lui dice: la civiltà umana è pronta ad affrontare ciò che consegue dall'accettazione della plausibile conclusione raggiunta tramite ipotesi corroborate da prove che la vita terrestre non sia unica e forse neppure particolarmente significativa? Temo che la risposta sia negativa e che questo diffuso pregiudizio debba preoccuparci. Forse stiamo andando verso l'apertura nei confronti di questo pregiudizio. Dice: come accade in molte professioni, anche in tutta la comunità scientifica, nel momento in cui si affronta l'ignoto, vengono a galla le tendenze della moda e il conservatorismo. Ma le mode possono dissuaderci dal prendere in considerazione determinate ipotesi e il carrierismo può orientare l'attenzione e le risorse verso temi precisi, distogliendole così da altri argomenti. Ma ci sono altre considerazioni che mi fa piacere condividere con voi. Se la prova dell'esistenza di vita extraterrestre si presentasse nel nostro sistema solare, ce ne accorgeremmo? Se ci aspettiamo un boato all'orizzonte dovuto ad astronavi che sfidano la gravità, non rischiamo forse che ci sfugga il suono impercettibile di altri arrivi? E se per esempio la prova fosse una tecnologia inerte o in disuso? Per quelli che hanno le menti aperte è inevitabile pensare ad esempio alle piramidi come a possibile testimonianza silenziosa di una tecnologia che nel passato funzionava e che nel frattempo è diventata inerte o in disuso, come scrive il professore. Magari sotto forma di resti, di scarti di una civiltà vecchia di 1 miliardo di anni. Sono tutte riflessioni importantissime che stanno dando importanza a quanto sta avvenendo, ed è importante che stia avvenendo in Italia, dove sappiamo quanto si sia sempre stati chiusi nei confronti di certi argomenti. Ma andiamo avanti, perché dice altre cose che vale la pena di ascoltare e sulle quali riflettere. Comunque, chi ha bisogno dell'improbabile quando abbiamo un probabile così convincente? E lui parla delle ricerche che naturalmente sta facendo con criteri assolutamente scientifici. L'esistenza della vita intelligente sulla Terra è una giustificazione più che sufficiente per affrontare con serietà la ricerca della vita altrove nell'universo in ambito scientifico e non in quello romanzesco. Quindi dice: il fatto che ci sia qui, con tutti i pianeti che ci sono, i miliardi di pianeti che ci sono, già la vita qui è motivo sufficiente per andarla a cercare da un'altra parte. E parlando appunto dell'atteggiamento dei suoi colleghi, dice: sono da molto tempo consapevole del fatto che nella comunità degli astronomi, ad esempio, il progetto SETI è accolto con atteggiamento ostile. E da molto tempo ritengo che tale atteggiamento sia piuttosto singolare. Ascoltate. I fisici teorici ortodossi oggi accettano ampiamente lo studio di dimensioni spaziali aggiuntive, oltre alle 3 con cui abbiamo tutti familiarità, e alla 4ª dimensione, il tempo. Questo nonostante il fatto che non vi sia alcuna prova dell'esistenza di una qualsiasi dimensione addizionale del genere. Lo dice uno dei più importanti astrofisici del mondo. In modo analogo, un ipotetico multiverso tiene occupate molte delle menti più ammirate del pianeta, nonostante il fatto, di nuovo, che non vi sia alcuna prova
che una cosa del genere sia possibile. E dice, eppure ci rifiutiamo di prendere in considerazione altre ipotesi. Sentiamolo. In confronto a certi voli di fantasia dei fisici teorici, la ricerca altrove nell'universo di qualcosa che sappiamo esistere sulla Terra, ovvero il fenomeno della vita, costituisce una linea di indagine tutt'altro che azzardata. Perché la Via Lattea ospita decine di miliardi di pianeti di dimensioni e temperature superficiali simili a quelle terrestri. E quindi la vita è assolutamente possibile. Parte della ritrosia di fronte alla ricerca di intelligenza extraterrestre è semplicemente riconducibile a un atteggiamento conservatore che molti scienziati adottano per minimizzare il numero degli errori commessi durante la carriera. Lo ripeto, sto leggendo ciò che scrive il professor Avi Loeb e lo sto leggendo in un momento in cui, appunto in un giorno in cui si realizza una grande apertura, soprattutto per noi italiani. Dice questa, tra l'altro, cioè questo tipo di atteggiamento, è la via più facile funziona. Gli scienziati che preservano la propria immagine in questo modo ricevono più onorificenze, più premi e più finanziamenti. Purtroppo questo aumenta anche l'efficacia del loro effetto eco, perché il finanziamento favorisce la creazione di gruppi di ricerca sempre più grandi che ripetono a pappagallo le medesime idee. Ciò può tramutarsi in una valanga. Le camere dell'eco amplificano il conservatorismo del pensiero ed estirpano la curiosità innata dei giovani ricercatori, la maggior parte dei quali pensa di doversi mettere in riga per assicurarsi un posto di lavoro. Se non contrastata, questa tendenza potrebbe trasformare il consenso scientifico in una profezia che si autoavvera. Ci sono molte altre cose che vorrei leggervi, ma non mi voglio dilungare perché il concetto è già sufficientemente chiaro. Tra l'altro, questo è ciò che c'è scritto nel libro, ma nel frattempo ci sono altre novità. Lui sta conducendo il cosiddetto progetto Galileo, che è questo progetto che va alla ricerca scientifica delle prove dell'esistenza di vita extraterrestre e addirittura di possibile tecnologia extraterrestre. Lui nel frattempo ha ricevuto il finanziamento di $1,5 milioni per andare alla ricerca di un oggetto, dei resti di un oggetto che si chiama Cneos, che è caduto nell'Oceano Pacifico nel 2014. Perché? Perché ciò che è stato rilevato è che i resti di questo oggetto paiono avere una durezza del 99% superiore a tutto ciò che noi conosciamo sulla Terra, a tutto ciò che abbiamo visto. E negli articoli che scrive si dice sarebbe la prima volta che l'uomo mette le mani sul materiale che compone un oggetto proveniente da un'altra stella, cioè da un altro sistema solare. Poi dice anche che c'è stata la pubblicazione di una lettera del Comando Spaziale Statunitense del Dipartimento della Difesa che affermava esplicitamente che questa, che lui dice potrebbe essere sia una meteora, ma sia un oggetto tecnologico prodotto non dall'umanità, e quindi questa lettera della NASA dice che proveniva dall'esterno del sistema solare, quindi ha delle conferme. Tra l'altro in questo lui adesso, mentre prima era, come dire, anche lui ostracizzato dalla comunità scientifica, sta ricevendo collaborazioni, come quella ad esempio del professor Martin Elvis, che è un astrofisico, è un senior
del Center for Astrophysics di Harvard, che si sta unendo a lui in questa ricerca. E quindi loro stanno andando avanti e Loeb è sicuro, leggo testualmente, che le sue scoperte saranno del calibro di quelle che l'umanità non ha mai visto. E quindi tutto questo cambierà la nostra prospettiva sul nostro posto nell'universo. Questo è fondamentale. Io sono molto contento di potervi leggere queste cose in questa giornata in cui in Italia si sta veramente, questa sera potremo vedere una apertura sulla ammiraglia della RAI, ma io non mi posso staccare dalla Bibbia perché altrimenti vado in crisi di astinenza. Così come questi scienziati vengono tacciati di essere dei visionari, alla luce di queste aperture, alla luce del fatto che negli Stati Uniti si dice che i militari che vedono delle cose strane nei cieli devono parlare, sono stimolati a parlare, non verranno più ostracizzati, verranno creduti, verranno presi assolutamente in modo serio. E allora io mi chiedo, chi nel passato scriveva cose come queste? Poi un ruach mi sollevò e udii dietro a me un fragore di gran terremoto mentre il kavod di Yahweh si alzava da quel posto. Udii il fragore delle ali degli esseri viventi che le sbattevano l'una contro l'altra e contemporaneamente il fragore delle ruote e il rumore di un grande frastuono. Il Ruach mi sollevò e mi portò via. E poi dice ancora, andando avanti, questo presunto visionario, nel 6° anno, al 6° mese, il 5 del mese, mentre ero seduto in casa e di fronte a me stavano seduti gli anziani, il Ruach degli Elohim mi prese e mi portò a Gerusalemme, all'ingresso della porta interna che guarda a settentrione. Ed ecco, là era il Kavod di Yahweh di Israele, come l'avevo già contemplato nella pianura. Poi ancora questo Kavod si pone sui cherubini e questo visionario ci dice che quando il Kavod di Yahweh si era alzato dal cherubino portandosi sopra la soglia del tempio, il tempio fu riempito della nube e il cortile fu pieno dello splendore del Kavod di Yahweh. Il rumore delle ali dei cherubini si sentiva fin nel cortile esterno. Questi cherubini avevano delle ruote e quando si muovevano procedevano sui 4 lati. Nel procedere non si giravano, ma là dove si rivolgeva la testa andavano senza girarsi. Tutto il loro insieme era pieno di occhi tutti intorno. Ognuno dei 4 aveva la propria ruota. Alle ruote sentii dare il nome di turbine. E poi ancora, il Kavod si posa sui cherubini e poi si alzano. Il Kavod del Signore si staccò quindi dalla soglia del tempio e si pose sui cherubini. I cherubini allargarono le ali e si alzarono da terra sotto i miei occhi. Anche le ruote si alzarono con loro e si fermarono all'ingresso della porta orientale del tempio con il Kavod di Yahweh sopra di loro. Essi erano i medesimi che avevo visto sotto l'Elohim di Israele presso il canale Kevar. Quindi i cherubini allargarono le ali e le ruote si mossero insieme con loro, mentre il Kavod di Yahweh era al di sopra di loro. Il Kavod di Yahweh si sollevò
di mezzo alla città e si fermò sul monte ad oriente di essa. E la visione che avevo visto scomparve allontanandosi in alto. Bene, prima abbiamo letto che Avi Loeb scrive che magari certe cose noi potremmo averle sotto gli occhi e dice: ma siamo sicuri che ce ne accorgeremmo? Vi ricordate quando vi ho letto magari si tratta di una tecnologia inerte o in disuso, o magari, ma questo lo aggiungo io, si tratta di testimonianze oculari. Bene, ciò che mi fa veramente sperare per il futuro è che si smetta di definire visionari quei, per esempio, 3 milioni di italiani che dichiarano di avere visto degli oggetti volanti non identificati, che si smetta di operare questo ostracismo nei confronti, per esempio, dei giovani neolaureati che intendono percorrere certe strade di ricerca, di bloccare le carriere dei militari che invece raccontano ciò che hanno visto, e che si smetta di dare dei visionari ai testimoni o a dei testimoni come questo, in questo caso Ezechiele, che nel passato ci hanno raccontato ciò che loro hanno visto. L'ordine di grandezza è circa 3 milioni e mezzo di italiani adulti che pensano di aver visto un UFO. Come investigatore posso confermare che questi oggetti sono veri? Sapevamo che il Pentagono più di tanto non poteva dire, tant'è che molti dei file sono rimasti ufficialmente segretati. Il rapporto dice molto chiaramente che gli UFO sono un fenomeno oggettivo e reale. Gli UFO sono un fenomeno tecnologico. C'è un esperimento in corso da 60 anni per la ricerca dei segnali di vita intelligente provenienti dall'universo, ma in tutti questi anni non è mai stato registrato niente. Figli delle stelle di Elisabetta Mirarchi, speciale TG1, domenica 23:20, Rai 1. E quindi buona visione, se volete, ci vediamo questa sera su Rai 1. Ciao, grazie, alla prossima.